Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi in questo video vi mostrerò come ho costruito questo diorama che rappresenta il punto di approdo di un pescatore immerso in un paesaggio tropicale. Nello specifico vedremo come realizzare una struttura in legno utilizzando solamente dei listelli di balsa e come ho realizzato l'effetto acqua utilizzando della resina epossidica. Bene, andiamo subito ad incominciare. Ho iniziato realizzando la struttura in legno utilizzando tavolette e listelli di balsa. Prima di assemblarlo vado ad invecchiare un po' il legno utilizzando uno spazzolino di metallo. Costruisco prima il telaio della piattaforma principale su cui poi incollerò le assi. Vado a ricavare le assi da una tavoletta di balsa da 2 mm di spessore. Anche qui vado ad invecchiare le assi con lo spazzolino di metallo. Come vedete ho tagliato le assi di larghezze diverse, questo per enfatizzare un po' l'aspetto povero e trasandato di tutta la struttura. Continuo a costruire la struttura in legno, aggiungendo altre piattaforme fino ad arrivare a livello del terreno. Inizio ora a lavorare sulla base del diorama, che realizzerò con 2 pezzi di polistirene da 3 cm di spessore. Vado a tracciare dei segni in corrispondenza delle travi, per fare dei fori nel terreno dove inserirò poi la struttura in legno. Questi fori mi serviranno per far penetrare leggermente i pali nel terreno, mantenendo così la struttura in legno in piano lungo il declivio che sale dal lato. Vado a tracciare la linea della riva, da dove poi inizierò a costruire il declivio. Vado ora a creare il declivio asportando materiale col taglierino.
Per stuccare la giuntura utilizzo dello stucco bianco per muro. Una volta che lo stucco è asciugato per bene, vado a raccordare ulteriormente il declivio con della carta vetrata a grana grossa. Preparo ora un impasto in cartapesta e gesso per modellare ulteriormente il terreno, cercando di dargli un aspetto più naturale, rendendolo meno regolare, soprattutto nella parte alta del declivio. Una volta che il tutto è asciugato per bene, vado a sistemare i bordi della base per nascondere le giunture di polistirene. Per farlo utilizzo del cartoncino da 2 mm di spessore. Per terminare il terreno vado a cospargere della sabbia fine mista a gesso e piccoli sassolini. Cerco di mantenere una consistenza più fine nella parte bassa del declivio, dove poi farò l'effetto acqua. Una volta che il terreno è asciugato per bene, vado a dare una mano di fondo alla base. Per farlo utilizzo come sempre del colore acrilico, aggiungendo circa 1/3 di colla vinilica. Dopo aver lasciato asciugare il fondo, vado a dare il colore base. Utilizzerò varie tonalità di marroni ed anche dei grigi. A mano che scendo lungo il declivio, aggiungo anche delle tonalità verdi. Una volta che il colore base è asciugato, vado a dare una umeggiatura con un color sabbia. Per farlo utilizzo la tecnica del pennello asciutto.
Vado a dare anche una prima mano di nero al bordo della base. Infine, per completare la base, vado ad aggiungere una prima parte di vegetazione, applicando dell'erbetta statica sulla parte alta del declivio. A questo punto vado a dipingere la piattaforma in legno che ho costruito in precedenza. Inizio anche qui con la mano di fondo. Utilizzo un colore nero, sempre aggiungendo un poco di colla vinilica. Una volta che la mano di fondo è asciugata per bene, vado ad aggiungere qualche tonalità di marrone alla tavolozza ed inizio a dare il colore al legno. Ora posso andare ad incollare la piattaforma in legno sulla base. Dopo aver incollato il tutto, vado a riempire i fori attorno ai pali con dello stucco. Una volta che lo stucco è asciugato, vado a raccordare un po' il colore e anche ad aggiungere ancora dell'erbetta. A questo punto mi sono occupato della parte superiore della piattaforma in legno, dove costruirò una sorta di capanno, sempre utilizzando dei listelli di balsa. Vado ora a costruire delle scalette per dare accesso ai vari livelli della struttura in legno.
questo punto sono andato a stampare una barca a remi in legno che posizionerò a ridosso del molo quando realizzerò l'effetto acqua. Ora posso iniziare a creare l'effetto acqua. Per prima cosa vado ad incollare del plexiglass per creare le sponde del cassero dove collerò la resina. Utilizzerò una resina epossidica a 2 componenti. Per fissare la barca in posizione ho utilizzato un morsetto fissato con dei listeli di legno. Una volta che la resina è indurita vado a togliere il plexiglass e a sistemare il bordo. Con della Mod Podge lucida vado a creare delle increspature sulla superficie dell'acqua. Vado prima a stendere la colla con un pennello e poi soffio con una cannuccia per creare delle piccole onde. Una volta asciugata la colla diventa trasparente, lasciando la superficie increspata. Vado ora ad aggiungere la vegetazione utilizzando queste piante di carta. Ho deciso di provare ad aggiungere anche delle palme. Per realizzare il tronco utilizzerò questo rametto su cui poi avvolgerò dello spago per simulare la classica forma un po' a spirale dei tronchi delle palme.
Vado ora ad aggiungere delle casse e dei barili. Per farlo utilizzerò delle stampe che ho già a disposizione. Ho costruito anche un tavolo utilizzando dei listelli di balsa. A questo punto sono andato a stampare quello che è un po' il protagonista della scena. Bene, il video si conclude qui. Vi ringrazio per avermi seguito e spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a mettere un mi piace qui sotto e se non l'avete ancora fatto anche ad iscrivervi al mio canale, cliccando sulla campanella in modo da ricevere la notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Ora non mi resta che salutarvi e come sempre darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!